Ciao Fede, ciao Rime Falsate, ciao Liam, ciao Nivek, ciao... Chi dov'è? Ciao Nano Gigante, ciao Arson, ciao Prawen, ciao Valterigos e basta, per adesso a posto, stiamo così. Allora, cosa stiamo andando a vedere a breve? Questo qui è il panel di Final Fantasy VII Rebirth per il New York Comic Con, che è esclusivo, tra virgolette, solo dei doppiatori inglesi. Ci saranno solo i doppiatori inglesi. Cody Christian, Britt Baron, non mi ricordo, devo pensare agli altri, John Eric Bentley, non c'è Brianna White, e Max Mittelman. Sono i doppiatori inglesi. Il panel sarà hostato da Matt Mercer, che i più recenti lo ricorderanno per aver doppiato Leon in Resident Evil 4 Remake. Matthew Mercer è rumoreggiato essere il doppiatore di Vincent, ma non abbiamo conferme ad oggi. Cosa che potrebbe arrivare oggi. Perché fare una cosa del genere senza fare, cioè avere Matthew Mercer come ok. No, vabbè, ma ripeto, loro hanno detto che era streamabile il... Sarebbe stato totalmente streamabile, ma ora dico quello che ho letto in giro, tra virgolette. Perché? C'è Matthew Mercer che presenterà questo panel. In più ci saranno ovviamente i PR di Square. Tra questi... Tra l'altro DoorDash, per chi si ricorda, era quello lì per cui Coso, come si chiama? Jeff Keighley ci aveva ingannato. Se vi ricordate, Jeff Keighley quando aveva detto, e a proposito di Final Fantasy 7, DoorDash has your back, quando aveva mostrato sull'Ever Crisis. Ciao Bertolone. Comunque, si dice, c'era uno dei PR di Square che ha detto a più riprese, guardate il panel di Final Fantasy 7, perché ci saranno delle novità, ci saranno delle cose interessanti, una cosa del genere. E in più c'era un'altra cosa, ecco, nel comunicato di questo panel c'è scritto che ci saranno ospiti a sorpresa dal Giappone, surprise guest dal Giappone. Anzi, lo leggiamo subito il comunicato. Ovviamente il comunicato è uscito solo in America perché è in New York Comic Con. E non l'ha condiviso nessuno perché appunto è uscito solo in America. Che cacchio... Oh, era la scelta giusta, appunto, sempre quella sbagliata. Comunque vediamo cosa ci danno. A livello... Vediamo cosa ci mostrano. Allora, qua ve lo metto un attimo così, vi faccio questo qua il comunicato. Spero si legga, ve lo aggiungo, ve lo metto sopra un altro. Allora, New York Comic Con Square Enix invita Can't Miss Panel featuring the cast of Rebirth, li anticipati, bla bla. In una conversazione con Critical Role Matt Mercer, i fan sentiranno le storie dietro le quinte dai doppiatori inglesi, dei più iconici. Tutti i panel avranno un poster con i personaggi del gioco e il numero potrà... Ok. Meet the Voice host by Matt Mercer. Prima bla bla bla. Ok, The All Star Voice, tutto quello. E qua c'è scritto, qua. There might even be surprise guest from Japan, che è la cosa che un pochettino un attimo mi ha acceso. Più tutte le diverse cose, vabbè, new standalone, bla bla. In realtà è più un panel legato al fatto che siano sul posto, il fatto che firmino e queste cose. Però due o tre cose che hanno detto i PR pian piano mi hanno fatto pensare, quindi vediamo cosa c'è effettivamente. Però appunto potrebbe essere una cosa alla Dragon Ball in cui hanno mostrato due trailer e poi non li hanno mostrati neanche in diretta, magari appunto con questa censura. Quindi vediamo. Più che altro è anche perché così in caso io già ci sono, tra virgolette, perché fa sempre parte di quelle cose che sono cose che io avrei seguito comunque. A prescindere l'avrei visto. Tra seguirlo da solo e seguirlo in diretta, tanto vale seguirlo in diretta, perché comunque magari una fonte di informazione più diretta su questa cosa. Se io sono qua, già vi sto informando così. Poi ovviamente Telegram e tutte queste cose. Ciao Celia! E abbiamo un fil rouge più diretto. A sorpresa dovremo anche Kevin Afghani, il nuovo doppiatore di Mario. Io, onestamente, io prima di ieri non sapevo chi fosse.
Cioè, magari è conosciuto e tutte cose. Io prima di ieri non sapevo chi fosse. Hanno detto che era tipo la voce della pubblicità del Nintendo online, delle pubblicità del Nintendo Online. Si ha tipo 25 anni? Una cosa del genere. Poi, allora, oggi io ho giocato Super Mario, però in effetti nessuno ha preso Mario tra di noi. Ah, però abbiamo preso che, sì, Kevin, abbiamo preso Luigi. Quindi abbiamo sentito la sua voce con la voce di Luigi. Tra l'altro è il doppiatore di Radish in uno spin-off di Dragon, in un fan spin-off. È del 96. Io non so se sono nati prima del 2000, non ce la faccio a fare i conti. Vabbè, 4 più 23. Quasi 27, ne fa 27 mese prossimo. Ok, vediamo. Nel frattempo io tengo sott'occhio Twitter per vedere la gente che restreama e cosa restreama. Perché più che altro sono curioso di vedere da dove prendono lo stream. Perché ripeto, io oltre questo non ho trovato altro di ufficiale. Stiamo parlando sempre di contesti ufficiali. Poi del tizio che magari è sul posto con la cinepresa. Ci fa piacere, però non siamo lì. Ok. Sì, sì, vabbè, ma sono quelli appunto come quando vai ai concerti, che è una pratica che a me, io vedere un concerto non lo voglio vedere da un telefono. Mi rimane il ricordo una volta registrato ed è vero, però è quello lì che magari sei in un concerto e te lo streamano in diretta, come è successo con quello di Final Fantasy VII Remake. All'epoca lo streamò un noto sito che non dico, nel caso andate a cercare la storia, lo bannarono da Twitch per 2 giorni. Un noto sito di informazione videoludica restreamò il concetto di Final Fantasy VII, fu bannato da Twitch per 2 giorni. Quindi è quello il giro che fanno, pensano di poter, e invece poi. Ma quello, ripeto, poi magari Twitch ovviamente ha le sue regole. Nel caso di X è un po' meno restrittivo sotto un certo punto di vista perché ha meno leggi su questa cosa. Ok, in realtà nessuno su Twitter ne sta parlando. Fino a 3 ore fa avevo la home piena di gente che stava per seguire l'evento. Ciao di Seeker! Adesso vediamo. Ora mi stanno spuntando cose che non avrei voluto vedere. Che è meglio non dire ad alta voce. Comunque vediamo. Perché qua tra l'altro è finito. Cioè, quello che c'era prima è finito. Io non so neanche se c'è un'effettiva schedule del New York Comic Con Popverse. Uh, ok. Vediamo, scrivo schedule. Ciao Kami! Le stati pane furono poi divulgati. Besedo. Sì, ma ora si sono accorti che devono pubblicarlo subito. Ma per esempio anche quello di Kingdom Hearts, dell'evento di Kingdom Hearts, l'hanno pubblicato subito. All'epoca sta cosa non c'era. Poi dici è Kingdom Hearts 4 ed è grazie, minchia, è Kingdom Hearts 4, ovvio che lo pubblicano subito. Quelli di Kingdom Hearts 3 l'hanno pubblicati 4-5 mesi dopo. Quindi questo è l'articolo che ho aperto. Ok, vediamo qua. Qua c'è 12 ottobre, che mese siamo? Ah, sì, siamo in quella giusta. Watch biggest panels. Vediamo se da qui. Ok, mancano 2 minuti. Allora, io sì, accetto tutti i cookie che volete. Ah, ok, questo riporta a Popverse. Allora comunque il restreamer ufficiale è Popverse. Cioè su questo non ci piove. C'era un link migliore più che altro. 11, 12, se qua scrivo free live stream brought to you by DoorDash, followed by VOD per Popverse members. Quindi questo è grazie a DoorDash. Ecco. Allora, o se n'è andata la connessione. No, ok, non stava entrando. Ok.
Devo capire sta cosa di DoorDash. Main stage, ma Arbor più ok, ma è questo qui. Quello prima di Rebirth qual era? Non lo so perché non so scrivere. Quello prima di Rebirth era Fox Entertainment, presenta Krapopolis e Greensburg. E prima ancora c'era Chris Evans. Ma c'è stato comunque uno stacco di 3 ore. Quindi è da 3 ore che non ci sono. Non ci sono, ecco. E se no, di qualcuno in rete alla paga. Ma non ne voglio portare cose non ufficiali. Se c'è uno che streama, non è ufficiale. Quindi non voglio restreamare uno che non è ufficiale. Dico sì, ma fare la stampa facendo filmare tutti un NDA, ti bruci solo le cose, ma in quel caso c'era anche un evento con persone, essendoci persone non della stampa come le blocchi, anzi che nessuno comunque ha registrato all'evento di Kingdom Hearts, cosa che non mi sarei aspettato, però è uscito solamente il tizio a caso che ha twittato, ma nessuno ha registrato, perché c'era il divieto di sparare. Però è particolare. Ci sono ancora i trailer a porte chiuse. Ancora ci sono. Quello di Persona 3 che è stato liccato era un trailer solo per azionisti. Ed era, tra virgolette, a porte chiuse, neanche per la stampa. Quindi ancora più in alto a livello di... E poi però è stato liccato. Ed era ufficiale, quello di Persona. Perché poi, nel trailer che è uscito ora di Yukari, si vede lo stesso trailer. Si è visto che era proprio quello. Ok, sono le 21:30. Abbiamo novità? Abbiamo qualcosa? Vediamo cosa mi dice Twitter. Tra l'altro io non ho idea neanche di quanto duri. E... penso che durerà su un'oretta. Live now on Twitch. Trying to watch this, but this is only stream. Link this one. Eh sì, ma qua va da Vimeo. Perché passa solo da Vimeo, in effetti. Però Vimeo mi sa che è solo il redirect. Vediamo. Io nel frattempo cerco anche se qualcuno riesce sul momento a farmi comprendere quello che sta accadendo. Fantasy Rebirth voice actors will begin in a few minutes. I'm here in person for some reason. Ma tu puoi anche puoi guardarlo live su Popverse. Vediamo, noi siamo qua. Per adesso ancora non è partito comunque. E... guarda, io un F5 glielo butto. Non penso sistemerà, ma un F5 si butta sempre. Si butta sempre, non parte più niente, perfetto. No, ancora non è partito, ma per adesso non è proprio partito. Tra l'altro c'è una persona che ha condiviso il biglietto. Il biglietto è bellissimo. Così si vede? No, così lo sposto e basta. C'è un attimo il biglietto. Questo qua è il biglietto per accedere al panel. Che è meraviglioso. Tanto dura un'ora. Almeno qua c'è scritto che dura un'ora. È iniziato? Dove? A chi? Ecco. Eccolo qua. Ok, mi sono girato un attimo ed è cominciato tutto. Ora la qualità migliora, non vi preoccupate. Spero. Ciao Nicola. Eccolo qua. Abbiamo la qualità. Questo lo mettiamo. Sì, sì, beh, stava iniziando, ok. Eccolo. Inizia se dice Wood Earth Disturb My Slumber. Dai, così inizia, solo con questa frase. Partita la musica, tra l'altro. Ditemi l'audio com'è al solito. Peccato. Pensa. I'm so excited to be here. La giacca di Leon. This Final Fantasy VII Rebirth panel. This game, I mean, this series of new games, but the original as well, are so important to me. Some of the most formative video games in my youth that have informed me as a human being, my nerddom, and put me here before you today. So I'm so honored to be here. Thank you for having me. I love you guys too. You're amazing.
But sincerely, this is a special celebration. I'm excited to be a part of it here with you. And, well, Con che unghia lo sta dicendo? Probably some of the most iconic in video game history. And we happen to have most of them È here vero, with us però. today on the panel. So to that point, are you all ready to meet the cast of Final Fantasy VII Rebirth? I can do a little better than that. Are you ready to hear from the cast of Final Fantasy VII Rebirth? That's more like it. Alrighty. Kicking this off here, we have the spiky-haired first-class soldier himself, the voice of Cloud Strife, Cody Christian! Fantasy Roberto. Che poi il problema, tra virgolette, è che il doppiaggio inglese non è quello iconico. È quella la cosa che magari un po' ha fatto storcere il naso, ma al tempo di remake ora ci siamo un po' abituati al nuovo doppiaggio. The voice of Barrett Wallace, John Eric Bentley. Tanto non si vede, non fanno vedere quando salgono perché inciampano probabilmente, quindi mostrano la foto e poi sono sul palco. Coming up next, we have his right-hand gal, purveyor of the Seventh Heaven Bar, Britt Baron. the voice of Tifa Lockhart, Britt Baron. Ci sono doppiatori che a me possono fare spingere verso il doppiaggio inglese, perché il 7, Final Fantasy 7 è difficile. Però Matthew Mercer come Vincent potrebbe farmi vedere tutte le scene di Vincent, solo quelle. Beh, Max Mittelman. The voice of Red 13, Max Middleman. E dico, Barrett l'hanno cambiato, però hanno detto che nessuno se ne è accorto. Cioè, Nomura l'ha detto, io non me ne sono accorto. Confermato, lo sapremo, spero oggi, non lo so. And finally. Ah, Suzy Young, giusto. È la star di Intergrade. Peccato che manca Brianna. Però c'è Brian, che siamo lì vicino. Audio un po' basso. E inizia. Lo alziamo subito. Hi guys, my name is Cody Christian. I voice Cloud Strife. It is so amazing to be here and to be able to present this game with so many talented people. And this is honestly the first time I've had the chance to publicly do it. So, fun fact about me, this is number one. Lui quando ha iniziato a doppiare 7 remake aveva 4 anni, ora ne ha 60. Hey everybody. Hey everybody. Hey everybody. No. Hey everybody, I am John Eric Bentley and I get to play one of the most iconic characters in my life, Barrett. And fun fact about me is that I am thrilled to be. Quello di Cazzif probabilmente perché ancora devono rivelarlo. No, l'hanno rivelato, è Polpinto. L'hanno rivelato quello di Cazzif. No, perché non poteva dire niente probabilmente del personaggio. Per questo. Poltinto, non Polpinto. Hi guys, I'm Britt Baron, the voice of Tifa. È esploso. I had prepared a Ma probabilmente anche perché Brianna non ce n'è anche. Però So I'm a little stunned by your lack of sharing information. But this is a small group, so sì, no, Brianna non c'è. I'm sure, right? Oh god. Hai? I wish I still sleep with my baby blanket and I Vabbè, ma diciamo. I'm not alone. Are you serious? No. No. He is serious. But that'll stay here, right? In this room. Sì, guarda. Hi everyone, I'm Max Middleman. Però appunto c'è quello di Cazzif, a livello di informazione per adesso non può dire molto. Quindi anche se ci fosse, dici, neanche quello di Vincent, ma in quel caso possono fare il reveal.
It makes me sound like a mad scientist. In reality, I just pulled apart little fruit flies under a microscope. That's all I did. It was disgusting work, and I'm proud of it. Very proud of it. Me and the other 250 people who did it as well. So, yeah. Guardava Erif, ma non c'era. And now look at you. Now you're a lab rat dog. And now I'm a lab rat dog. Woo. Hi everyone. I am Susie Young, and I voice the single white rose of Wutai, the one and only Yuffie. Non c'è neanche quello di Sephiroth, tra l'altro. Di cui non ricordo il doppiatore inglese nuovo. Quello vecchio è George Newbern. Quello nuovo non mi ricordo. And now I'm here again, surprisingly, with this amazing, beautiful cast, and I'm so excited to be here. Tyler Hoechlin. So much. Che comunque c'è anche Inglesi Score, per esempio. We're so happy to have you all here. E tra l'altro non c'è quello di Zack. Non c'è Caleb Pierce. E Lance Bass degli NSYNC. Ah, Brianna. Con tutte le statue di Erif. Final Fantasy VII Rebirth. I'm Brianna White. I'm the English voice actress of Aerith in Final Fantasy VII Rebirth, and I so wish I could be there to celebrate with you. È l'ultimo gioco in cui è presente. I've been told to give a short intro about myself with a few little fun facts. So the first is that I've been a gamer pretty much my whole life. I can remember when I was 3 years old, I would sit on my mom's lap and play King's Quest with her. So King's Quest, fratello. Absolute and complete highlight of my life. È un green screen quello che ha dietro, in realtà. The only thing about me that you may not know is that I love pickles. I'm obsessed with them. They're my favorite food. Ah, ok. Once given a blind taste test. Non so se li... No, stai zitto, stai zitto. So I'm a self-proclaimed aficionado. That's a little bit about me. I wish I could be there with you all today, but please enjoy this panel. Have the best time. Ok, e poi c'è l'immagine senza di lei. Thank you, Brianna. We miss you. Che poi è Brianna, non è Brianna. Io la chiamo Brianna per abitudine. My name is Matthew Mercer. I mentioned I'm a voice actor. Alzo un altro po'. Qua c'è volume, sì, ma qua è il massimo. I did some background voices actually in Final Fantasy VII Remake. Ok, il remake faceva voci di sottofondo. Was named in the script, I think Vigo is like a wall market thug saying phrases in the background. So that's kind of remember that guy. Yeah. No, you're the only one. E quello è loro come parla, forse era Brianna che parlava più piano. He probably killed him with the Buster Sword. I probably had it coming. Actually, while I'm on that topic, let me also address some of these rumors on social media that I've seen out there. Some people have been making certain preconceived notions. I guess I'll go ahead and clear the air here. I am in the cast of Final Fantasy VII Rebirth, but I will not be returning as Vigo, the Wall Market Thug. Ok. I am happy to make it official that I am the voice of Vincent Valentine. Ah! Confermato. Let's go! Yeah! Oh, hell no! Y'all better get off! That's Vincent! That's huge! Come on, boy! It feels so good to get that off my chest. Finalmente può dirlo. Vincent's birthday Oh, yesterday. pure che immagine ufficiale. Happy birthday! Vero, ieri era il compleanno di Vincent, il 13 ottobre. Di Vincent o no? Man, I can't even express it. I need a full panel on its own to express how excited I am to be amongst all of this incredible group of people, be part of a game and a character that means Di Joe Cerberus Remaster si gioca in I inglese. found this out to reach out to my dear friend Steve Bloom, who had played him in previous games and projects. Ok. To both ask for his Steve Bloom era quello blessing, vecchio, il vecchio that I was doppiatore. into this, and he was super excited and said there's nobody else I would rather have do it. And so this is a shout out to you, Steve, carrying that love into this project. And thank you all so much for being so welcoming, for making this little nerd boy's dream come true. Io spero che facciano Vincent all seen in English. Mi basta quello. But enough about me.
We're now going to go ahead and get this panel properly started. We're going to have a quick overview of what we're going to go over here for this event. We're going to begin with just a conversation about Final Fantasy VII Rebirth and all of your roles in it, your experiences. Perché ora speriamo che ci siano altre info interessanti, perché potrebbero essere finite qua le informazioni importanti. Fantastic, well thought out, I'm sure, entirely prepared answers. I'm going to catch you all off guard. It's going to be real embarrassing. I'm super excited for you. Nel frattempo metto su SDK. And then we have a mystery surprise at the end of this panel. So I guess Alla fine, Mystery Surprise. L'ultima volta che c'erano Mystery Surprise con i doppiatori hanno annunciato il DLC del 16. First off, I think this is a very important question. I think it's really on everyone's mind. Il biglietto del panel intendeva un'ora, c'era scritto un'ora. I'm gonna go to Max for this one first. Max, how, like please, emotionally, psychologically, like how does this sit with you? Ma really cioè non sanno when I first saw the images of Red riding the chocobo, I didn't know when I was recording it, but I think when Porca miseria, l'immagine nessuno l'ha fatta. Ho bisogno di quell'immagine, non posso tornare indietro. And I couldn't have been prouder. Devo farla io lo screen. No, when Susie sent me the screenshot, my reaction was, ah! I had no idea that they were going to have Red riding a chocobo, and it's everything. I think the fans have been waiting 26 years for this moment right here. Vabbè, prendo un'immagine di Mercer sul palco per adesso. My entire career, so yeah. Congratulations. Thank you. Hope to see how well he dances on the ship to Costa del Sol as well. I can't wait for you to see. Hanno praticamente confermato la scena di Costa del Sol di Red. Gonna ride on a chocobo. What's he gonna do with his tail? And is the tail gonna light the feathers on fire? That's all I'm saying. Have you thought about that? You can see right there, he's keeping it away. He's careful. He's careful enough. And to see his little tail looks like they put a little tape on it or something. Per adesso metto un'immagine a caso, poi I'm not letting you close to my tail. Well, now that we've broken the case open with these deep-seated emergent questions, this is for all the group here. We'll start over here with you, Cody. How did you prepare for your roles in Rebirth? Like both the experience in remake, but then also going into this whole new chapter where literally the world opens up before you. Adesso io metto una foto a caso, appena ne trovo quella che hanno messo loro, la cambio. How did you really embrace this sequel? Well, first and foremost, I'll go back to just prepping the remake, the first game. Che poi a Costa del Sol in realtà Red è ricordato solo per una cosa, ossia prenderlo a calci. My brother was a super fan, so when I was able to break the news to him and share Che a me va più che bene quell'immagine. he was bouncing through the walls. E poi non è che lo prendeva a calci, gli lanciavi la palla. Right direction and kind of really shared with me the importance of this game and the connection that the fan base has with it and the characters and how everything is so well thought out and honestly beautiful. Sì, se riesci me la metti là e la cambio subito. Mi faresti un piacere. Passion and excitement and also, you know, fear. There's a lot of expectation and there was a lot of pressure riding on this game. Nel frattempo Final Fantasy VII l'account ha confermato pure. Di mazzo ha pubblicato la foto mai sul posto, quindi. The first game was a lot of hard work and a lot of focus. When it came out and we saw the reaction and people didn't start rioting, I was able to finally take a exhale and begin to enjoy the moment. And I say that and it's important magari la scrivo anche un po' meglio, che l'ho scritto un po' male. To explore these avenues of storytelling that we go through with Cloud and Rebirth. So it finally put me in this place where I was enjoying the process. I felt like I belonged, and it gave me so much confidence in being able to perform. So I think we have a lot of really cool, juicy stuff in store for you guys. And I really, really love it. Yeah. Ok. You know, you nailed it. Moving on. Love it. No, non questa, se era quella di Vincent con scritto Matt Mercer. Quella intendevo. Cioè quella avrei messo come immagini. I was excited. I'm like, wow, an RPG with a black character, and he's a leader. Oh, he's running avalanche. Oh, this is great. Why is he shaking? Because he's mad all the time.
I was like, okay, this is great. This is awesome. So the history of it was really cool to me. Però vediamo, magari I did finish it back in the day. me la procuro da qui. As far as Nel frattempo loro parlano as far as getting del loro into the processo character, di... Because Barrett is very loud and very gruff, and a lot of the stuff is in his throat and his chest. Il problema è che questa But è we sul had posto. an excellent crew to help Volevo vedere se us c'era with quella Justin and Kirk, our tra virgolette director, ufficiale. our translators, Ben. I mean, we just had, it was a team. Se no metto quella, è l'unica che abbiamo. For me Mi to fa strano che actually say, nessuno hey, in can I internet ha hear fatto lo if someone screen. did a line Ma per carità, neanche io l'ho so I can hear fatto. what they did, Quindi so I can make anch'io sure it's cohesive faccio and parte delle really persone che cool non to ha be able fatto to lo play off screen. of Cloud, to be able to play off my baby girl Tifa and Marlene, and and then finally with Yuffie, and then the banter between me and Red is just fun stuff, and of course. Insomma, metto quella di Gemazzo un po' ripulita. No, non si può tornare indietro. Welcomed. It was a challenge because we had to put the voice on top of what was already done in mocap, which was a really fun process. So that's me. È una live solo loro di Durdesh, che tra l'altro una volta finita non sarà recuperabile, devi pagare il biglietto per vederla. So if anyone here has made YouTube videos about Final Fantasy VII, I've probably watched them. Because I needed a lot. I mean, I didn't play a ton of video games growing up, so I had a lot to Fosse stato catch up Twitch on l'avrei già recuperata. stepping into this role. And I think for both games, I think what Tra l'altro, cioè, ridendo e scherzando, già sono passati 20 minuti. Il panel dovrebbe durare un'ora, quindi abbiamo altri 40 minuti. Adesso prendo quella di Gemazzo. Working with your director, it's kind of a slow process because you're getting context for every single La pulisco un line. attimo e prendo quella di I don't Gemazzo. know, is it just they don't trust us with information? But it is all top secret even for us. So it's really a on the fly kind of job, which is fun. It's challenging. Ok, allora aspetta. Oh, perfetto, bellissimo. Grazie. So I always wanted a PlayStation growing up, and my parents refused to get me a PlayStation. Perfetto. And look where I am now. My favorite game of Anch'io all gioco time alla is Final PlayStation. Fantasy VIII, and it Non lo so. absolutely transported me when I was a kid. Non lo so, But Max. because I didn't have a PlayStation, I was never able to. Stai andando così bene. And so one of my favorite things about Torna a fare- VIII is the Oh, music. Music has always Ok. been my favorite part sto parlando della of any musica. game or film. And when I was in middle school, here's a fun fact. When I was in middle school, we'd have like Walkman Day. For those of you who don't know what a Walkman is, it was a CD player, and you could bring it on like a Friday and play your music in recess. And I would bring my Final Fantasy disc and play my Final Fantasy VIII music. But when I booked the role, I consulted two of my very closest friends who were the two leads of Final Fantasy. Comunque questa cosa dei doppiatori la stiamo facendo spesso con Final Fantasy, anche restreamata. Ray Chase is a bit of an expert in all things Final Fantasy, and because I hadn't played this game, I had to consult and say, "Hey man, who is Red 13?" Cioè, è andato da Ray Chase a chiedergli chi è Red 13esimo. O 13, chiamato come volete. And I've lost the question. Was it Red. How do I get into character? I don't remember anymore. No, that you did it great, and it's unique. I love you. Yes. You're amazing. Anyway, but the point about the music was that is how I get into character. I play the music beforehand, and that's how I get into character. By the way, shout out to Amatsu-san, the amazing original composer of Final Fantasy VII. Shout out to Uematsu. Amatsu-san is an absolute genius. Just a genius. Yeah. Unreal. Susie. Susi sta We're gonna dormendo. go back to the beginning, like you did. My first introduction to Final Fantasy and games in general was Final Fantasy X, which is my favorite game of all time. Yeah, and I played it so much that my mom would see me playing on my PlayStation for hours and hours a day. And so any other game I would play, regardless if it was Final Fantasy or not, she'd be like, "Is that Final Fantasy? Are you playing Final Fantasy?" I'd be playing Kingdom Hearts, and she's like, "Is that Final Fantasy?"
Sì, che come i Pokémon praticamente. And when I called her to tell her that, hey, guess what? I'm playing Final Fantasy. Tra l'altro lei doppierà Fuka in Persona 3 Reload. But how I actually got into it, she's just a really bratty sister. I always wanted an older sibling growing up. I'm an only child. So, I don't know, I guess I just channeled that brattiness I always had in me. And manifested it. Il 10, parlava del 10, poi l'ha giocati tutti. E sua madre diceva sempre, queste Final Fantasy che si giocava in Kingdom Hearts. And I was like, wow, she's a really cool character. I wonder who she is. And then so, I mean, the rest is history. The rest is history. I love that. Well, on the topic of recording, and also over here with you, Britt, if you want to jump in and try and make sure we're not doing the full line thing over here. Have there been any memorable, unique moments during the recording processes? Ok, ripeto, stanno facendo come quello del 16 sotto questo punto di vista. Well, I do think our audio engineer Justin Ora, did a come blooper reel 2 for the DLC di Final second Fantasy game. VII Rebirth alla fine. The world will never I don't see think it. it can be released. Oh yeah, there are some sounds. Definitely my stomach making certain noises at points. Tifa talks so quietly in a lot of those intimate moments, so I feel like the gain is so high. So anything I would do, he'd be like. But in terms of the second game, I did get to bring my dog to a recording. Annunciano la data di quelli del super fun. She was 16. really well behaved, but she did snore and ruin a few takes. So that was our only Allora, il snafu. fatto che aveva detto quella Yeah, in terms sorpresa, of the second game, I mean, it's kind of hard 'cause di we're all sicuro ci sarà un alone. Like, messaggio I don't really registrato get to da see these qualcuno. guys, Non penso which is Nomura. so strange unless we're doing Più probabile events like Yamaguchi. this. Potrebbe esserci un messaggio registrato di But I hope Yamaguchi. in some worlds the Come blooper reel quello di gets released Yoshida for the alla second fine game. dell'altro panel. Because I want to hear yours, all of yours. Some swearing. I'll tell you what one of mine is. Kitasen Sometimes I preferirei warm up Yamaguchi. my voice in between takes just by going, Ho pensato anche a Kitase. and so Va bene, Justin's ma tra i due recorded preferirei that, Yamaguchi. And just at random times will play it for me throughout the session. E poi I have like Sakaguchi. jump scares every time. Susie, you've got something. I have something. Well, I mean, first of all, every session with Yuffie is an absolute delight. They put me in the evening sessions because she's so energetic and it keeps them awake. La demo non penso possano rilasciarla attualmente perché ancora è nelle fiere. Quando è nelle fiere non la possono, tra virgolette, rilasciare al pubblico, perché sennò la gente non andrebbe alle fiere, perché la giocherebbe a casa. Really tore up my throat, and Kirk kept like egging me on. He was like, "You can do it, you can do it." And then I was like, "Really?" A meno che non l'annunciano, possono annunciarla, quello sì. Però mi sembra ancora presto anche per l'annuncio. Quella del 7 remake non l'hanno annunciata. L'avevamo scoperto perché c'era nei database. We can take a break. Like, I know you've been, it just hurts your throat. Like, Meanwhile, I'm going for like 2 hours, and Kirk is like, "Come on, man, can you do a little more for us? Can you push a little harder? It sounds like you're kind of slacking a little bit." yeah. So he treated me like a delicate little flower. I'm gonna have a discussion with Kirk after this. Hey, Cody, John, you guys got anything? Yeah, I got something. Go for it. It's from Remake. Are any people out there who haven't played it yet? Spoiler, eh? They not dare raise their hand. Okay. I'm not gonna judge, I promise you, but I'm not gonna spoiler away. I saw one hand. Che ha la I mano? saw like a few over Singular here. hand. I Togli promise quella you I mano. won't give a spoiler away because that's not me. I didn't hear that, but much love to you, baby. Ricorda molto il panel di Yakuza So there was a scene that was very unexpected. con Yang e Takaya Kuroda. President's office that I wasn't prepared for. Quando lo And I'm ammazza. watching it first because I'm like, let me watch the scene so I can get it down. And I didn't look at the lines. I'm going, there's a lot of grunts, so okay. And I'm watching it happen. I'm going, oh no. Sì, l'hanno detto molte persone, ma per motivi diversi. There goes my paycheck. And that threw me to a point where I was like, Kirk, Justin, I need to use the bathroom. And I look in the booth and Kirk's like, we didn't tell him that was coming.
I'm like, yeah, I know where your car is, Kirk. But that threw me, and that's all I'm gonna say about that. That was a really good Kirk impression, by the way. That was good. That was really I good. got Kirk and Justin. That's great, man. Sometimes I even get Cody, but I'm not gonna do it because my man's right here. I have a lot of funny things that happen in this game, in Rebirth. And I don't want to allude to too much because it does involve spoilers and things that occur within the game. But I will say this. There was a session that I had, and within the game, I feel like I'm safe to say this, something happens to Cloud, and let's say he just transforms into something outside of himself for a second. Yeah. And, too much, that's too much! And I feel like I'm safe. And I had Sono to le do sedie one da of the palcoscenico. craziest scenarios and speak a different language in many ways. And it was so funny that it took me probably 30, 40 minutes to get through this chunk of dialogue. And when you guys see what I'm saying and play it in the game, I feel like you're gonna laugh your ass off too, because it's ridiculous in the best way. I'll actually give a quick anecdote too, because now I can, because I'm part of the Quelle cast. sono le sedie quando si mangia il ramen. So when the audition came through for Vincent, it was like all of my energy went into this. I needed to do this. I think I asked for an internet spirit bomb on socials for it even. Like it was so important to me. And usually when you audition for things, you hear back often within a month or 3. This I didn't hear back for 9 months. And I just considered it the one that got away. Like every now and then I'd be driving and be like, it was so close. But some of the people in the production knew how much this meant to me, and they got me in to do some more background voices on Rebirth. I was like, hey, well, at least I get to be a part of this one too. Come to the session. They're like, we're gonna go ahead and put up a little camera. They just get sort of facial motion capture reference. I'm like, okay. And they had me read some lines. It was like Nibelheim Boy 3. And it's like, all right, so here's the Japanese rap. Perché gli hanno detto tipo Nibelheim Boy 3. I'm like, I don't know if I can do that. Like, just give it a shot. It's awful. I'm like super nervous, sweating in the booth. Like, why did they bring me in to embarrass me? And then suddenly the screen starts glitching out and there are pop-ups happening all across the script. I'm like, what is going on? Like, sorry, we're having a tech issue. And the screen goes to black, and then the little text bubble comes up that says, or how about you play a different character? And then Vincent's hotshot comes in. That's so cool. That's awesome. They pranked me. That's awesome. Cioè lo hanno preso in giro, gli hanno fatto doppiare qualcuno che non pensavano essere Vincent e poi gli è apparso a caso praticamente. I will never let any of you see that video. It's super embarrassing. I was a mess. I'm gonna ask Kirk for it. I'll try to find it, guys. I got you. Cody, That's awesome. Cody, you'll airdrop to that to me? You'll airdrop that to me? Yeah, cool. I should have said nothing. Actually, and for each of you, because each journey is different, I'm curious, what was each of your independent journey to getting into voice acting? And Qua proprio sempre più from your indietro. journey, what you think is one little tip you could give to aspiring voice actors out there? Okay, come siete entrati nel mondo del doppiaggio e dite qualcosa che ispiri I don't know, man. le persone. Che qua I'll adesso jump vado off on sul this one. personale. So this is my Potrebbe essere first anche real l'ultima introduction domanda. to voice acting. I did some of it when I was a kid, but it was so little and insignificant that I wouldn't even really consider it as past work. So I'd say this is my first real thing. Again, I'm next to some like real professionals, and I'm humbled and grateful to be a part of it. Like veterans, really. I've learned so much from day one to where I'm sitting now. So as far I was as watching getting the stream, into should have I ever feel seen like it. others have so much more insight, but I will say this is that Ok, l'ordine. voice acting, I've been doing Voice actor on-camera discussion, stuff, community but Q&A. Ah, c'è ancora il voice community acting has Q&A opened a whole new pure. world of storytelling for E me, poi c'è la mystery and, surprise. you know, anybody that feels that itch of Quindi dopo c'è wanting anche to tell un a story Q&A and rapido, to connect suppongo, through visto this l'orario. format of art. I think voice acting is so worth pursuing. And I'll let the others who have actual insight and information maybe point you in the right direction. Che era come I'm just so quello happy to be here del and be a part of it. 16. And again, I'll reiterate, I've learned so much from everybody, like for real. C'è un attimo da concepire cosa possa I'll let them essere. handle that. Se sono info, se ci mostrano Cody qualcosa. And John for the first time yesterday, and I'm so happy I finally got to meet these guys. But I told Cody this, playing through the game and listening to his performance, I would not in a million years have guessed that this was his first voice acting gig. Not in a million years. He sounds so natural, so good, so
multi-dimensional as the character. I absolutely love his performance. So you rocked it, man. Thank really you so rocked much. Ok. For me, my journey getting into it, every day for like 10 years, I would pray to my shrine of Matthew Mercer. E fino a qua. Please. Penso sia il God, desiderio un po' Mercer, comune. please. No, actually, so I was a pre-med student for 4 years, and then I switched to theater, and I was about to drop out of college. I called my parents. They were like, just change your major, stupid. And so I did, and I got my theater degree around the same time I got a voiceover agent. It happened to be the same agent as, well, I'll say this. For about 2 weeks, I went into the agency. Appunto, lui era anche in Persona 5. Extremely nervous. I felt Mercer. very out of place, like I shouldn't be there. And Sei entrato pure nobody nelle grazie said dei Persona in hi to me generale. In 2 weeks, and there were like, I don't know, 50, 100 people who went through that office. Until proprio one Yusuke, day, l'ho diretto. Ciao, this Doku gentleman Yushu. sitting on the couch next to me said, "Hey, Quindi you're erano new comunque here. insieme. I'm Matt. What's your name?" And that's this guy right here. He was the first person in the industry to welcome me, and I've never forgotten. Sto vedendo che that. nel And I don't know 4 if I've ever animation told it, faceva but, kanji, it meant però solo so nell'anime. much to me. As far as tips, I would say voice acting is acting. So take acting classes. Vabbè, Yusuke nel 5. My biggest tip is this was what helped me the most was mimic everything. Everyone, every character, everyone you know. Come up with different characters, different voices. That's how you develop your repertoire of voices. Is you've just got to like try stuff. One of my voices that I do often. E kanji pure I in won't say Persona which 4 one. Arena. One of my voices came from a Vine star back in the day. And I just from me trying to mimic whatever. Vabbè, corro nel he was 15, ma doing. quello And lo he's sapevo like già. a bunch of Come mi è stuff. caduto. So, yeah, start mimicking stuff. Quindi nel Q1 ha doppiato Kanji, nel Q2 ha doppiato Yusuke. C'è nel Q2 Yusuke? E tra l'altro è il doppiatore di Ira nel 3. Penso anche in backover. Però in backover non è segnato. No, anche in backover, sì, è il doppiatore di Ira in entrambi. C'è un bambino che piange nel palco, ma sopprimetelo. E tra l'altro è anche il doppiatore di Majima, il nuovo doppiatore di Majima. Avendolo giocato in giapponese non ci faccio caso, ma Majima pure. Q2 no, questo non lo sapevo. In effetti qua non lo vedo Q2 nei suoi ruoli. Lo vedo nel 5 Dancing e nel 5 Strikers. E nel 5 Tattica. L'altro già hanno aggiornato la pagina di Matthew Mercer di Wikipedia inglese con Vincent. Ma velocissimo, ma che è stato? Ultima modifica 4 minuti fa. You're fired. Which was fine. I was already kind of out the door anyway. But fast forward, I was like, you know what? I could either go back to Mario me lo aspetto perché Mario è molto più famoso di Vincent. Feel kind of the same. Poi cambia un doppiatore di 60 anni, ci sarà una persona atta. It was a really fun experience for me. Per questo invece è rapidissimo. So I was like, you know what? I'll give it a shot. You know, I'm not employed right now, so I might as well give it a shot. So I did. Ok, è da vedere se mantengono il doppiatore di Majima anche nell'8 o in Gaiden. In Gaiden non era nel trailer dell'8 che si vede Majima in Gaiden, perché hanno cambiato il doppiatore di Kiryu inglese, quindi forse hanno fatto un po' di cambi. Però in effetti quello di Ichiban è rimasto lo stesso. Comunque è sempre ormai quella crew, quando si tratta di giochi giapponesi in cui devi doppiare un membro di personaggi tra i 15 e i 25 anni, sai a chi ti devi rivolgere. Sì, Mercer e anche Ganondorf all'epoca ha fatto scalpore quando lo rivelarono. Fece scalpore quando rivelarono Ganondorf. Fece scalpore quando dissero che era Mercer. Tra l'altro lei c'è anche in Live Alive. Fa il personaggio ninja che ha ispirato Tokita nel creare Yuffie.
like in voice acting, period. Was it 9 months, like Matt, that you from audition to I booking? think they were on a deadline, so I think maybe 3 months max. But They gave you the special 9-month They treatment. did. Well, they knew apparently very quickly, but they were just sitting on it. For, That was prank number they 2. wanted to torture you. I think they're waiting for the lines to be ready, or they wanted to torture me. I think mine was like I auditioned and then like same day I got the call. Well, you know. Oh, well. Kidding, joking. But it was so late in the process. It was like everybody had already booked their characters. And Diceva, then, l'uscio è- towards the last è 3-4 ira. months of recording, I auditioned, and so they Non c'è actually Ray did Chase. have to like get me in very quickly to record the ending of the game. Ray Chase potrebbero affibbiarlo. Ray Chase potrebbe fare Sid. Yeah. How about you, Britt and John? Oh, well, dang it, I'm listening to the stories. Ray Chase ha una voce molto più calma rispetto a un Sid. Però sono anche passati 10 anni I played football. And, da I went to Noctis. theater. Beh, I 10 went- no, I got 7. a, Però scholarship to play football, then wound up getting another scholarship to go for my master's, and wanted a master's in theater. So, I went to school with theater, but the football mentality was still like, well, I'm going to go to class, but I'm going to go to the club because that's what we do. And I would go to the club and perché comunque io allora ad essere sincero, io di questi prima del 7 remake non conoscevo nessuno di questi. No, non conoscevo nessuno prima del 7 remake. Persona 5 non l'ho giocato, quindi non conoscevo Mittelman. Mercer lo conoscevo già da Resident Evil 6, perché ha doppiato anche nel 6 Leon. Ma nel frattempo comunque è diventato famoso. Diciamo, Mercer è il Liam O'Brien odierno, sotto questo punto di vista. Quindi è diventato famoso pian piano. And then all of a sudden I found out there's teammates behind me, and then other people behind me, they go, hey man, do it again, what about them? And I'm like, oh, okay, well, I think they sound like this. And then one of my frat brothers who played basketball and went on to go to the NBA, 2 of them, Walter Bond and Willie Burton, they're like, you can do this for a living. C'è anche da dire che non gioca a loro favore il fatto che doppiano personaggi giapponesi e fanno doppiaggio inglese. È difficile, cioè è un tipo di doppiaggio che magari l'occidente ti snobba, poi magari l'inglese no. L'inglese te lo tiene anche solo per patriottismo. Play off of fake cartoon, so they would put up a cardboard thing on the desk, and I was supposed to be the artist that created it. Allora, Troy Baker è bravissimo. Allora, ci starebbe più di Ray Chase. Però fa parte, secondo me, di una guardia troppo vecchia per il 7, per l'universo del 7. I will say this, as far as advice, you're right. Take a chance. Take a chance on you. You're right. Do everything. Mimic everything. Get in front of a mirror. Find different characters. What do you think they sound like? Some of your favorite characters are anime. Am I right? How would you do that character not knowing what the voice has already been cast as? Quello. Get in your head. Sto dando I'm going to do consigli. this because, and I didn't want to do this, but I'm going to do it. This is one of the most humblest dudes in the world. Comprendere, per noi chi è il più adatto a fare Sid? Ripeto, io avendo poca esperienza di doppiaggi inglesi nei videogiochi. But drive will sometimes make you do things that you don't want to compromise who you are in being, okay? But if you have a work ethic and a drive and a creative flow and a desire to do this and a deadline, I'm going to give myself this much time to do it. If you got a plan, Lui ha un'esperienza ormai sublime. There's so many different ways to do this. Voice 1, 2, 3. Hey, can I sit in the studio and watch? How does he magari sound when he l'avevo does già this? sentito qualche How altra does he sound parte. when he does this? Go for it. Don't let anybody tell you you can't. Go for it. And then come up with these voices and have fun in doing it. Pursue it. I'm not saying quit your day Piacere che job. scrivo il suo nome, causa della The morte. beginning is like, man, I got $2. But go for it and do Forse it un altro, non lui. I encourage you to do it because we need more creatives. Everybody in this room came up for a reason. Ma alla fine sono anche nella vita reale a quella voce roca. You know the process. You know what it's like. All you gotta do is figure out where you get in. All right, so I encourage you, go for it. Quindi dovrebbero Put you in the booth one day.
Dovrebbero tagliargli le corde vocali, cioè lo rimetterli. Trying to move here on the time bits here to the community Q&A with the questions that were asked here. We're going to lightning round this one before we get to our surprise at the end of the panel. So to start with this, let's say, Britt, since you were up next anyway, what is it that you like the most about Tifa Lockhart as a character? I mean, Tifa's truly Queste penso siano le domande della community comunque. Siamo a 13. Ci sono tante canzoni che io non sono pronto a sentire, tra cui Cosmo Canyon. Moral compass. No offense, you know, Barrett, but I think that Tifa she's gone through so much trauma and she is motivated by revenge and anger, which I think we all can identify with. Ok, quindi comunque manca un quarto d'ora al termine. Is always the one to kind of step back and think first and question her morals and ethics in terms of what they're doing. And I love that about her, and I think that she puts her friends first. She's so caring. Tra l'altro devono anche dire chi è il doppiatore giapponese di Vincent, perché hanno annunciato quello inglese, ma quello giapponese? But I do love that about her, and I think voicing ma fa her Genesis. is Gact fa entrambi. It's really the role of a lifetime because I get to play these really No, in realtà quelli giapponesi rimangono quelli ufficiali, quelli vecchi, non li cambiano. Li cambiano solamente per casi estremi, tipo quello di Barrett che si è ritirato. Quindi quello di Vincent dovrebbe rimanere. Però Gact. I love that. We'll do a quick lightning round on this next question down the row, starting with Quelli giapponesi sono tutti uguali, tranne quello di Barrett che hanno modificato perché si è ritirato. E quelli morti, tipo, quello di Red lo hanno cambiato, ma aveva una sola linea Advent Children. Per quello hanno cambiato, perché costava troppo l'altro doppiatore. E hanno cambiato il doppiatore di non mi ricordo chi perché è morto. Non quello di Reno, quello di Reno è recente, uno è morto dei Advent Children. Hanno tenuto Sakurai. Proprio del fatto che non l'abbiano ancora confermato il doppiatore di Vincent, perché lo confermeranno. Magari tra qualche minuto arriva il comunicato giapponese confermato Nakata per Vincent. Ma Quinton Flynn alla fine non gli hanno fatto niente, continua a lavorare normalmente, non fa più Reno perché i personaggi di remake sono diversi. Ma Quinton Flynn alla fine non hanno mai portato avanti la causa. È arrivato un messaggio a caso dalle persone che si lamentavano. Il messaggio misterioso è quello di Sakurai. Il cast è stata una scelta di Nomura, avere un cast più giovane e inglese, perché non rispecchiava più il range d'età e dei tempi di Advent Children. I think Cloud is such a goofball at the end of the day, right? Vabbè, questa frase. Sono dell'idea che un bravo doppiatore ti sa doppiare a tutte le età. Però è anche vero che dopo quello che è successo con Eli Joel Osment, magari vuole un attimo pararsi. Eli Joel Osment fa un salto di 2 giochi, sono passati nel gioco è passato un anno, nella voce ne sono passati 40. E passare da Kingdom Hearts 1 a Chain of Memories, che è uscito nel 2008 in America, si sente tantissimo. Quindi quello. E quindi hanno voluto fare questo cambio generazionale del doppiaggio. Eccolo, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Pensavo più avanti. Invece già. Chi è? We please bring to the stage Naoki Hamaguchi, Hamaguchi. the director of Final Fantasy VII Hamaguchi. Rebirth. Hamaguchi. Yeah!
Hamaguchi. by his translator, Hinano. Inizia, devo fare l'indovino. L'analista di Square devo fare. Thank you. Ciao Yachan. Thank you so much for Doppia being here. It's a huge cazzina. honor for all of us to Doppia have you. We're cazzina. so excited for the work you're doing on this project. Unfortunately, producer Kitase-san could not be here today, but we do have messaggio a registrato special di video Kitase, message sì. from him for all of you, directly from Japan. If we can go ahead and play that for us. Messaggio di Kitase adesso. 皆さんこんにちは。プロデューサーの北瀬です。本作を彩る素晴らしい声優さんたちによるパネルをお楽しみいただけているでしょうか。Ok. 本来ならば浜口と一緒にニューヨークに Va bene. する予定だったのですが、 Non dirlo, 残 Kitase. 念でなりません。皆さんと一緒にパネルを楽しむことができないのですが、本日は日本から映像を楽しみたいと思っています。 Spiace però. ファイナルファンタジー7リバースはミッドガル Va bene. Dici qualcosa oltre le classiche cose da PR? 心に残るキャラクターたちとともに忘れられない体験を皆さんに提供したいと思いますのでお楽しみください。それでは皆さんパネルを引き続きお楽しみください。ありがとうございました。 Bene, è il messaggio registrato più inutile che abbia mai visto. Thank you very much, Kitase-san. Now, to you, Hamaguchi. Hamaguchi, dai. We talked about this earlier, our opinions, our reactions, but now we get to go directly to the source. What was your internal development process in getting Red 13 onto a chocobo? Già l'ha What capito. was it that inspired you and got you to that final finish? Nell'intervista che è uscita stamattina hanno fatto la stessa 先ほども少しお domanda. 話ししましたが、とてもお聞きしたいことがあります。レッドサ Guarda, ー io spero che ormai non sta immagine come. Io spero che la mystery surprise non fosse che fosse presente sul posto. レッド13をどう載せるかっていうのは確かにチームでも Perché magari chi è sul posto si è beccato la sorpresa che c'è 実 Hamaguchi. 際に載せたデータを作ってきたらです Però ね、非常に可愛くてですね、これはぜひ採用したいなと思って、クリエイティブディレクターの野村にも確認したらもう即 OK で、このようになりました。もう一個はあと今回のチョコボって空を飛ぶチョコボもいるんですけど、そうするとレッドサーって空飛べないじゃないですか。Ma la risposta già la sa perché gli ha data in 5 interviste diverse. Gli hanno fatto la stessa identica domanda. So there was a bit of a debate among the team about this topic, and so one of the designers had gone ahead and created a file of Red 13 riding a chocobo, and this was just so adorable. A New York usano we just had to take it to our creative director, un sistema Nomura-san, diverso. and he reviewed it and just immediately said yes. So we went ahead. There's more. We went ahead with that, and so in Rebirth we actually also have flying chocobos too. But I don't know if everyone wants to see Red 13 flying around the sky with his tail spinning around like a helicopter. That's amazing. Now, actually, I'm gonna kind of jump in here and do a question selfishly for me regarding Vincent. Now, in the original game, he was an optional character, technically. Vabbè, anche questa è una domanda But che like si. you recruited him, right? Right. I recruited him. We all recruited him. Why was he optional to begin with? Anche a questa hanno risposto. Hanno risposto per Yuffie in realtà. Ma poi lui che ne sa? 当時私もまさに一ユーザーだったので、原作がなぜか私もわからないんですけど、今作のリバースではヴィンセントに関しては必須キャラにしています。なぜだかまたわかりますかSo, I actually have the same question. I was a player at the time the original title came out, so I'd like to know why too. But I can say that for Final Fantasy VII Rebirth, he is going to join your team no matter what. That's all I wanted. I'm sure that you know why we had to do that, right, Matt? I'm very thankful. Actually, and to that point, just while I got you in the hot seat,
There's too much power here, and I'm enjoying it. If you, the director of this project, had to choose between recruiting Yuffie or Vincent, which would you una domanda totalmente inutile, che però se avessi dovuto scegliere tra Yuffie e Vincent, tra gli opzionali di prenderne uno solo, chi sceglieresti? いや、スージーのユフィもヴィンセントのマットも両方とも大好きだし、やっぱ2人いるのにちょっと選ばせるのはちょっと若干残酷じゃないですか。私2人に関わらず全キャラクター皆さんも含めても大好きです。I love you です。I mean, with Susie as Yuffie right here and you, Matt, as Vincent right here, I really cannot answer this question. Oggi gli hanno chiesto, tra le interviste di stamattina c'era chi scegli tra Red XIII e Torgal. Non ha risposto. Along with those two, so that's my answer. Licenziato. How very politically even. I'll just have to fight you for it in the game. Try me. Bring it on, old man. Oh, estraete questa linea, la mettiamo a Rebirth. Look, everyone needs a good nap every now and then. And I'm here. I'm gonna ask another personal question. So, Katase-san, who has been the director of so many incredible games, you know, Final Fantasy VI, 7, Chrono Trigger. Co-director di Chrono Trigger. Thank you. Ma anche del 6 co-director. You grew up with a lot of these games too, if I recall, and inspired you to become a game developer. What is it like to now technically be his boss? 北瀬さんは今まで数々 Per quanto non è proprio così, però a livello di ご自身にとてもインスピレーションを受けている人だとお聞きしており、今彼にとって浜口さんはちょっと上司的な関係になっているかと思いますが、それはどのような感じでしょうか。そうです。本当に Le domande sono interessanti, ma non c'entra niente con Rebirth. 子供の頃にプレイして、やっぱその影響を受けてやっぱ私も自身もこうゲームのクリエイターになって、もう今この場にいると思っているので、本当にこう彼自身をものすごく私の中でリスペクトしています。ただそれと同時に今はやっぱりこう同じ作品を作る同士なので、やっぱ時にはこう私が厳しいことも言うし、彼も厳しいことを言うようなそういう仲ですかね。Yes, so the works directed by Kitase-san definitely had this major impact on me back when I was playing these games in junior high school. So I deeply respect him very much in this way. And now here we are, being creators and colleagues. Yamaguchi ha detto tutt'altro, ma lei ha quella risposta di dare quello. Sometimes I'll say some harsh things to him, and he'll say some harsh things back at me. But looking back at it all, I really think it was quite fateful that we would work together. Thank you. I love that. Ok. And to round off this wonderful interpersonal Q&A that we all get to just focus and drive our energy towards you, there are many wonderful reveals in the recent trailer. I like to think that Vincent was one of them. But the real star of that trailer would have to be the Segway. What was the impetus, the inspiration for this particular vehicle choice alongside things like the tiny Bronco and the Highwind? Why is the Segway so important? Non so se vedere l'incappucciato. L'hanno chiamato Segway anche se marchio registrato. Quindi このゲームはさっきにもチョコボ出ましたけど、結構ワールドマップの探索にはチョコボを使うんですよ。なのでせっかくこうリゾート地に行ったのに、 che il nome ufficiale del mezzo è Wheelie in Seven なの Rebirth. で何かこうリゾートっぽいこう開放感のあるような乗り物がないかなっていう時にまさにセグウェイのような我々ウィリーって呼んでるんですけど、 lo sanno anche loro che lo chiamano in quel modo, non lo possono chiamare in quel modo perché è marchio registrato. このゲームってやっぱりこうシリアスとコil ミ gioco カルが intendo. こう混ざっているのがこう非常に好まれるので、まさにクラウドがこうウィリーに乗っているこうものは非常にこう皆さんに注目されて非常に嬉しかったです。
So, in Final Fantasy VII Rebirth, you may be spending a lot of time adventuring through the world map on a chocobo, but thinking about Costa del Sol, which is a resort town, it may be a little odd or, cumbersome to be on the chocobo, and I really want people to have, fun navigating around this place. So I was like, what's a new and exciting way to get around this place? And I thought, this two-wheel Segway-like vehicle had come to mind. And of course, throughout the Final Fantasy series, we just have, this theme of sort of having a serious undertone with these very comical elements interspersed throughout. And, this sight of Cloud riding it is just really funny. And I'm happy that this vehicle is getting noticed. Beh, è stata la cosa più notata del trailer. Sono felice che l'abbiano notato. Well, friends, it looks like we are just about out of time for this panel. Before we finish up, though, I want to ask Hamaguchi-san and the rest of the panel here, are there any final thoughts that you want to leave the wonderful audience, both here and at home, with? Mi sa. Anyone? We love you too, man. Mi sa. We love you too, man. You guys are going to be absolutely blown away by this game. It is so expansive. It is so amazing. Now that you le cose get finiscono out qua. of Midgar and explore the world, it's going to be so incredible. I think you guys are going to absolutely fall in love with it. Visually, audibly, play-wise, team attacks. Sì, comunque l'ha chiamato Willy. Ha detto anche segue Hamaguchi. I hope you record your reactions and put them on social media so we can see them, because it would be a joy for us to see you guys having a great time playing this one. Vediamo come la chiudono. I'm just so happy for all of us to be together and all of us to finally meet in this game. And thank you guys all for coming. This is it's not easy to get. Thank you. Yeah. We really appreciate it. Truly. I would love to chime in and I think I speak for all of us and say, we really wouldn't be in this position. We wouldn't be able to make this game. We wouldn't be able to tell these stories without you guys, without the support and the genuine love that you provide. So as much as this is from you, thank us for being here. No, the reality is thank you guys for being here and thank you for supporting Final Fantasy. And this new game, I'm gonna say it like this, it's a hell of a ride, so strap in. Hamaguchi-san. そうですね、今日はもうこんな豪勢な声優の皆さんと、またコミコンにこのパネルに参加してくださった皆さんと、 la traduttrice sono in 非常に楽しい set. 時間を過ごせて、本当に光栄です。またファイナルファンタジー7リバースは2月29日発売です。まさかと思いますけど、皆さん予約してない人いないですよね。皆さん一緒に盛り上げていきましょう。Thank you. It's an absolute honor to be here at Comic-Con today with you all, with the greatest voice actor and everyone on the panel here today. I had so much fun. And Final Fantasy VII Rebirth will be released on February 29th. And I don't think there's anyone out here who hasn't pre-ordered it yet, right? Please look forward to it. Let's make it a great game. Thank you so much. Thank you. One final round of applause for the amazing voice cast of Final Fantasy VII Rebirth, the game director, Hamaguchi-san. Thank you all so much for coming here. Niente, I've been your smontano. humble host for this panel, Matthew Mercer. Enjoy the heck out of New York Comic-Con. Love you all. Good night. Peccato. Allora, Yes, indeed. Thank you all so much for joining us right here at the main stage. ok. Peccato. Magari. Allora, alla fine era un panel dei doppiatori, quindi su quello. Il punto è stato puntare su quella mystery surprise, ma lo comprendo, tra virgolette, perché la sorpresa era più per chi era lì sul palco. Chi era lì ha visto Hamaguchi, quindi la sorpresa era perché era lì. Quindi ora chi è al New York Comic Con ha come ospite Hamaguchi. Quindi è quella la cosa, la sorpresa, il misterioso ospite dal Giappone. Non avrei fatto il messaggio registrato di Kitase perché era totalmente inutile. Però a quanto pare gli piace fare messaggi inutili a Kitase, non è il primo messaggio inutile che fa. Di base era il reveal di Vincent, del doppiatore di Vincent, che era un po' troppo telefonato a sto punto, visto che è hosting e così via. Ok. Magari gli ho dato anche io un po' troppa importanza su questa cosa. Mi ha, non dico tratto in inganno, ma ho dato un messaggio diverso a quel coso lì, a quel mystery surprise, non vedendolo dall'occhio di chi invece è qui. Però
in totalitario abbiamo avuto comunque delle informazioni legate ai voice actor, che comunque sono info di cultura generale che possono tornare utili in un futuro come quelle del 16, alla fine, e è il doppiatore ufficiale di Vincent nel set Rebirth, che comunque è un doppiatore di tutto rispetto e può portare a qualcosa. Quello del 16 col senno di poi era più diretto perché lo hanno pubblicizzato davvero troppo, quello del 16. E tra l'altro quello del 16 personalmente, escluso il finale, era pessimo. Escluso il finale era stato pessimo. Per carità, se contiamo solo informazioni legate al 16, perché ovviamente si parla sia di informazioni legate al mondo del doppiaggio e da punto di vista sono entrambi meravigliosi, ma riguardo al gioco, quello del 16 ha avuto solo era peggio di questo, sotto questo punto di vista. Mentre questo qui era più coinvolgente, il ritmo era scandito meglio, mentre quello del 16 aveva più tempi morti, però non ho avuto niente. Ripeto, sempre gioco parlando nel generale, ma chi va al panel non ci va per le informazioni, ci va per farsi le foto con loro. Cioè, non me ne frega niente di sentire le 2 o 3 parole che sono lì. Chi al panel va lì si fa la foto con loro. Chi ha il biglietto dopo ha il meet and greet. Quindi loro sono al panel che gliene frega della sorpresa del fatto che ci sia Maguchi. E il fatto che sia restreamato, tra l'altro in un contenuto adesso visibile solo a pagamento, che aveva il pensiero per questa Mystery Surprise, che ripeto, al lato nostro alla fine non ha portato niente, perché lì avrà Maguchi sul posto. A me non ha portato niente, perché che ci sia lì o meno Maguchi, chi se ne frega nel totale. Fosse stato lì, per me sarebbe stata una surprise. In realtà no, perché sarei più attratto da Mercer che da Hamaguchi nel caso specifico, perché Hamaguchi tra l'altro già l'ho visto, Mercer no, quindi nel totale poi dipendeva da... Per quanto quando vidi Hamaguchi all'epoca era molto meno potente e molto meno possente anche, ora ha un'aura diversa, l'aura da director di un titolo mainline, non so cosa director, fai schifo. No, beh, ovviamente mai nella vita. Va bene. Alla fine ci siamo tenuti questo risultato, abbiamo il doppiatore di Vincent e noi la concludiamo qui. Così vado a dormire, a mangiare, vediamo. No, se c'è la live letter, no, la live letter, come si chiama? Il fanfest no, non lo seguo in diretta. Per 2 motivi che adesso mi viene difficile dire, però comunque no, non lo seguo in diretta. Però ci sarà tutto, cioè sia spread knowledge che eventuale info scritta, quello sarà tutto. Ok, sì, comunque siamo saturi di 7 Rebirth e anzi oserei dire che per un po' io spero non ne parlino più e anzi tra una settimana c'è il FanFest, anzi vediamo subito perché tra l'altro c'è stata la nuova scaletta, hanno confermato per la seconda volta Sakaguchi e l'avevano già confermato, non capisco perché confermano di nuovo. 21 ottobre, tra 7 giorni esatte, alle 12, alle 11 e mezza, alle 11, dovrebbe essere 2 ore dopo il GMT, però forse già cade il fuso orario nel totale. Io spero che siamo saperi, io per adesso, per me Rebirth potrebbero non dire più info, io sarei a posto e soprattutto farei molti meno contenuti, sarebbe per me una meraviglia, potrei giocare di più su questa cosa, potrei fare il video sull'Ultimania che siamo rimasti lì. Quindi questo, sì, 7 giorni, 11 di mattina, non so neanche se mi sveglio alle 11 del mattino di sabato, però ok. Va bene, ripeto, ora spero che l'attenzione si sposti su questo. Quando finisce il FanFest e tutte le si pensa, anche perché qua diranno la data di Down Trail, diranno il job, il 1 del job, probabilmente ci sarà... La data si la dicono alla seconda, non alla terza, quindi oltre la data... no, di solito la data la dicono alla terza, in realtà è da un po' che non lo fanno, quindi si è confuso un po', perché l'ultima volta hanno fatto 2 FanFest con tempi di Endwalker, perché per via del Covid li hanno ridotti. Non mi ricordo come hanno fatto con Shadowbringers. Comunque, dato quale collector, quindi c'è anche quello, è un attimo da rivedere. Però è importante, il secondo come il terzo. Il terzo di solito è quello che si dedica più alle patch notes, il job, il cambio dei job e così via. In ogni caso,
Spero che l'epoca di 7 remake / Rebirth sia spenta un attimo. Ne abbiamo fatto, cioè io ho coperto il più possibile, è uscito anche il video sulla diretta a caso di Nojima e i messaggi di Kitase e Ichikawa. Ci sono tutte le informazioni, sia video che scritte e così via. Chiudiamo l'era del 7 Rebirth, spostiamoci per adesso in quella qua, tra virgolette. Qui potrebbero annunciare la data della collaborazione col 16, perché Yoshida ha detto che ne parleranno entro fine anno. Io spero che per entro fine anno si intenda la live letter che ci sarà il giorno dopo. Dovrebbe essere... Bene, non era qua, scendo normalmente. Qua c'è Stroll. Ah, questa avevano confermato alle Touch Gilgamesh. Mentre adesso... Oh, prima c'era questo solo, ora c'è anche questo. Ok, devo vedere che qua la live letter non l'hanno messo, comunque ci deve essere anche la live letter. In ogni caso. Va bene. Devo andare anche a bere perché io sempre non mi porto l'acqua. Va bene, noi ci vediamo lunedì con Asura e mercoledì e venerdì con Persona. Non dovrebbe esserci altro, vediamo, solito settimana, cose, impegni, tocchiamo. E... e niente, sto per affogare sulla mia stessa tosse. La live letter l'hanno fatta con lo scorso fanfest, non hanno fatto un'altra. Questo qua è un altro fanfest, altra live letter, altro giro. Però lo vediamo subito, così ci togliamo subito il sassolino. Nel frattempo... ok. Questa era quella del Tokyo Game Show di settembre. Ah, in effetti è stata quella del Tokyo Game Show pure. Questo è 50, 60, 79. No, in effetti l'80 non l'hanno annunciata. Che strano, di solito le fanno sempre contemporaneamente. E 23 settembre. È uscita la part 1 della patch, ma deve uscire la part 2. Devono fare la live letter sulla part 2 che esce all'inizio gennaio. Però in effetti non c'è, non hanno annunciato l'80 ancora. Live letter LXXX. No, non l'hanno annunciato, allora ok. È che ormai davo per assurdo che facessero sempre una live letter ad una fanfest. Allora se ne parlerà in quello giapponese di gennaio. Per quanto già gennaio sarebbe tardi. Poi vediamo se la vedono loro. Vediamo date, cose, se eventi e così via. Va bene. Va bene. Io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se la sto soffocando, devo spiegare. Come al solito, se la vi è piaciuta, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. E ci vediamo alla prossima live. Bye bye. Bye. È uscito malissimo.